tutti, benvenuti, bentrovati qui sul mio canale YouTube. Siamo finalmente arrivati alla terza settimana e quindi siamo al nostro terzo allenamento. Mi raccomando, fatemi assolutamente sapere come sono andati i primi 2 allenamenti, se avete avuto difficoltà, come vi siete sentiti. Fatemi assolutamente sapere tutto e datemi i vostri feedback perché è importantissimo. Prima di iniziare però ci tengo a ringraziare ancora una volta di cuore per i tantissimi messaggi che sto ricevendo, per tutta l'ondata di affetto che mi sta arrivando e in particolare mi riferisco al mio video messaggio sulla mia testimonianza. E ci tengo a precisare, ci sono alcune persone che mi hanno scritto e si sono scusate per non avermi mandato un messaggio, fatto una chiamata all'epoca quando successe appunto l'incidente. Non preoccupatevi, non avete nessuna colpa. All'epoca anche io non ho tirato fuori la cosa più di tanto, anche per la mia forte emotività, e quindi vi volevo tranquillizzare, non c'è assolutamente niente di cui scusarsi e vi dico anzi che i vostri messaggi oggi hanno un grandissimo valore e mi fa molto piacere riceverli, e grazie per tutti i vostri attestati di stima che per me sono veramente una carezza e sono qualcosa di davvero potente che mi stanno aiutando ad affrontare la situazione col piede giusto, quindi grazie. In merito all'allenamento sto ricevendo diversi messaggi da parte vostra sui primi 2 video che ho pubblicato, quindi sento il bisogno di darvi delle istruzioni per l'uso e per aiutarvi e per guidarvi meglio nello svolgimento. Intanto vi ribadisco che i video saranno consultabili sempre perché rimarranno sul mio canale YouTube, quindi ogni volta che voi avrete la necessità di riguardare un allenamento potrete farlo perché staranno qui e nessuno li toglierà. Come prima cosa ci tengo a dirvi che i video dei miei allenamenti usciranno sempre di sabato, questo per darvi il tempo di poterli consultare durante il weekend, quando magari abbiamo più tempo libero a disposizione, per poi metterli in pratica durante la settimana. Io consiglio sempre di ripetere l'allenamento almeno 3 volte alla settimana con un giorno di riposo tra un allenamento e l'altro, e in questo modo poi andremo avanti, di sabato in sabato uscirà sempre un nuovo allenamento. Come prima cosa, per facilitarvi nella visione del video e nell'allenamento, ho pensato di organizzare in questo modo i video degli allenamenti. In realtà questa organizzazione esiste già dal primo video, ma mi sono resa conto che molti di voi non se ne sono accorti, quindi ci tengo a precisarlo per aiutarvi nella gestione. Sotto ad ogni video c'è appunto la descrizione. Se clicco sulla descrizione, oltre appunto alla descrizione del video, troverete una divisione per capitoli. Come ve ne accorgete? Vedrete un minutaggio in blu e accanto ad esempio la voce Planck. Che cosa significa? Che se io vado a cliccare su quel minutaggio, ne so, 5 minuti e 36 con corrispondenza Planck, se appunto clicco su quel minutaggio andrò proprio in quella specifica parte di video. Questo sarà utilissimo quando dovrete riconsultare ad esempio un esercizio specifico o magari dovrete andare subito nel vivo dell'allenamento. Inoltre ho deciso di pubblicare appunto i video degli allenamenti in modalità Premiere. È una modalità che YouTube offre e ho deciso di metterla in pratica perché in questa maniera, con questa modalità, potrete rivolgermi delle domande in diretta. Quindi durante l'allenamento, se avrete qualche curiosità o qualche domanda specifica su alcuni esercizi, potrete farlo e io potrò rispondervi in tempo reale. Questo mi sembra ottimo proprio in un'ottica di appunto allenamento online. Quindi approfittatene e partecipate, oltre al fatto di poter vedere il video per primi, quindi in anteprima. Chi riesce a guardare il video in modalità Premiere sarà avvantaggiato per potermi fare le domande in tempo reale, perché in quel preciso istante anch'io starò guardando la Premiere con voi e quindi in diretta potrò rispondervi. Chi però non riuscirà a guardarlo in Premiere, non vi preoccupate perché comunque il video rimarrà sul canale YouTube, quindi lo potrete poi consultare tranquillamente e quindi potrete poi scrivermi le vostre domande sotto nei commenti al video e io poi non appena potrò verrò da ognuno di voi e vi risponderò. Sto ricevendo molti messaggi in seguito appunto alla pubblicazione degli allenamenti e sono molto felice di questo. Grazie per il vostro feedback perché questo mi aiuta oltre che a modulare le lezioni, quindi a cercare di fare questo percorso insieme nel migliore dei modi. Questo mi aiuta anche a chiaramente avere una forte motivazione, quindi vi invito a continuare a scrivere nei commenti e anche in tutti i miei social perché man mano vi leggo tutti ed è un vero piacere.
E poi ci tengo anche a rispondere a quelle persone che mi hanno detto che hanno avuto qualche difficoltà con qualche esercizio, e non vi preoccupate perché oggi magari cercherò di mostrarvi anche una versione semplificata di alcuni esercizi in cui magari potreste avere e incontrare delle difficoltà. Prima di entrare nel vivo dell'allenamento però mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche in tempo reale. Seguitemi sui miei canali social Facebook, Instagram, TikTok e Telegram, e qui in descrizione, se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare il mio primo videocorso gratuito che ho pensato per voi e che vi sarà indispensabile per seguire alla lettera tutti i miei allenamenti. Consultate anche il mio sito sarastolfi.com in cui troverete, oltre che il videocorso gratuito, tantissime altre informazioni, tra cui anche un blog con articoli molto interessanti sulla danza aerea e sui tipi di allenamento che propongo. Iniziamo subito a scaldarci e partiamo dalle spalle, destra e sinistra, destra e sinistra. Mi raccomando, con la spalla andate bene vicino all'orecchio. 5, 6, 7, 8, torno avanti, quindi inverto 2 da dietro verso avanti, 5, 6, 7, 8, poggio le mani sulle spalle, 1, 2, stringo l'addome, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scaldo il collo destra, sinistra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avanti e in alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faccio la circonduzione a destra e ripeto a sinistra. Adesso iniziamo a fare questo movimento con le mani, l'impulso è sempre verso fuori. E quindi facciamo questo movimento verso fuori, conto fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5 e lo faccio avanti, 1, 2, 3, 4, 5, mi raccomando apro e chiudo forte e l'impulso è sempre verso fuori, 3, 4, 5, adesso veloce, 2, 3, 4, 5, ancora 1, 2, 3, 4, 5, a un certo punto iniziate a sentire veramente la fatica negli avambracci e nelle mani. Sembra un esercizio banale ma è utilissimo per rafforzare tutti gli avambracci, le braccia e la presa, che sarà fondamentale poi per chi comunque utilizza ad esempio un attrezzo aereo o magari per chi fa calistenico, per chi vuole fare verticalismo, per chi vuole definire le braccia. Lascio e allungo verso l'alto e respiro, allungo verso l'alto ed espiro, vado verso destra, vado sempre lontano, lontano, lontano e vado verso la parte opposta rimanendo in asse con le spalle e ritorno, vado verso il soffitto e vado verso sinistra, verso l'alto e verso la parte opposta rimanendo sempre in asse con le spalle. Mi raccomando, dovete sentire questa parte che tira, però dovete essere presenti con l'addome. Quindi stringo sempre gli addominali e anche i glutei sono presenti. Ripeto ancora un paio di volte e allungo. E dall'altro lato e allungo. Adesso facciamo lo stesso movimento, però ci portiamo, quindi giriamo il busto da questa posizione, ci portiamo verso la gamba e allungo e vado lontano. Quello che è importante in questo movimento è appunto di andare in posizione diciamo parallela al pavimento, cioè il petto è parallelo al pavimento ed anche la fronte. In questa maniera allungherò. In questa parte invece del fianco sentirete tirare la gamba appunto verso la quale andrò con il busto. Allungo il più possibile. Lentamente passo per il centro. Molto lentamente. A questo punto vado dall'altra parte e da questa posizione sempre eretta, quindi parallela con il petto e con la fronte al pavimento, sempre andando lontano con le braccia proiettate lontano, torno e là e ripeto la stessa cosa dall'altra parte, quindi tira questo muscolo, adesso mi allungo e mi volto
faccio la circonduzione e risalgo da qui dall'altra parte e tiro. In questo esercizio sarà fondamentale stringere l'addome, ma anche lavorare sull'allungamento. Tornando a chi ha avuto delle difficoltà la scorsa volta, mi riferisco in particolare, perché più di qualcuno mi ha fatto questa domanda, a quelle persone che ad esempio non riescono a toccare il pavimento quando si sporgono appunto in avanti. In questo esercizio, qualora voi non riusciste appunto a toccare il pavimento, non c'è nessun tipo di problema, però l'esercizio sarà proprio quello, cioè sporgersi verso la parte. Se sento che mentre sto andando giù sto per piegare le ginocchia perché non riesco, allora mi fermo in quel preciso momento. Quindi piuttosto che andare giù magari con le ginocchia piegate, rimango lì dove riesco a tenere le gambe tese. Quindi ripeto, per cercare di spiegarmi meglio, l'importante in questo esercizio è non piegare le ginocchia, mantenere le gambe tese. Quindi arrivo fin dove posso. Quando sento che le mie ginocchia si stanno per piegare, allora torno un pezzettino indietro, torno un pochino su col busto, in maniera tale da poter lavorare bene con le gambe tese e lavorare sull'allungamento e sulla flessibilità, che in questa fase di riscaldamento è fondamentale. Tornando appunto agli esercizi che abbiamo già svolto la scorsa volta in fase di riscaldamento, ripetiamo appunto questo. Quindi mi allungo il più possibile verso il soffitto, lo faccio di lato così potrete osservarlo meglio. Quindi mi allungo il più possibile verso il soffitto e iniziamo proprio così. Cerco di prendere qualcosa che sta troppo in alto, quindi non ci arrivo e mi devo sporgere prima con la mano destra e poi con la mano sinistra e cerco di andare il più lontano possibile in alto. Se posso, piego mentre faccio questo esercizio la gamba opposta in maniera tale da allungare bene anche la schiena. Quindi allungo, allungo, allungo. Una volta che mi sono allungata abbastanza, continuo questo movimento ma vado avanti con il busto. In questa fase sarà fondamentale rimanere in asse con la fronte parallela al pavimento, così non andremo a gravare sulla cervicale. Quindi ripeto, allungo, allungo, allungo e rimango in questa posizione. Stesso discorso di prima, per chi ha difficoltà a tenere le gambe tese, mi raccomando, arrivate fin dove riuscite a mantenervi appunto con le gambe dritte. Se il mio massimo è questo, mi fermo in questa posizione e continuo ad allungare, cercando chiaramente di andare sempre un pelino più giù, senza però piegare le gambe. A questo punto, dopo che mi sono allungata, vado appunto in questa posizione. E adesso inizio, sempre con le gambe tese, a fare delle oscillazioni. Oscillo e blocco, finché non sono dritta con la schiena. Oscillo e blocco. Oscillo e blocco. Le braccia si alternano. Avanti e dietro. Avanti e dietro. In questo esercizio dovrete sentire i muscoli femorali, i muscoli dei glutei, i polpacci e tutta la parte posteriore della schiena, in particolare i lombari. 5, 6, 7, 8, ne facciamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno su. Ora, sempre per scaldarci, andiamo a lavorare in questa maniera. Apriamo bene le anche e quindi ci spostiamo leggermente, piano piano, verso destra e verso sinistra. Poi ci posizioniamo al centro e andiamo con la spalla destra verso il ginocchio sinistro. Torniamo e andiamo dall'altra parte. Ritorniamo e andiamo dall'altra parte. A questo punto, stesso esercizio dell'altra volta, poggiamo le mani a terra e stendiamo le ginocchia e cerchiamo di andare il più possibile con il petto verso terra. Lo faccio vedere di lato. Stesso discorso, per chi non riesce a stendere appunto le gambe,
può aprire leggermente di più, divaricare leggermente di più le gambe. Se anche in questo caso, quindi allargando ancora di più le gambe, non riusciamo a toccare terra con le gambe tese, ci fermiamo lì dove ci rendiamo conto che stiamo per piegare, per cedere. Quindi ci fermiamo in quella posizione e lì lavoriamo. Quindi piego e stendo. E 5 e 6 e 7 8 9 e 10 e lentamente torno su. A questo punto, sempre per scaldarci un po', andiamo leggermente indietro, quindi, e cerco di toccare con il ginocchio come se volessi toccare con il ginocchio a terra e alterno le due gambe. Stringete bene l'addome, stringete bene i glutei. 4 5 6 7 e 8. Al termine di questi 8 appunto affondi indietro vado a fare un'accosciata completa, sempre per scaldarmi. Braccia in alto e piano piano scendo in questa posizione. Chiaramente chi ha difficoltà a farlo con le braccia in alto lo può fare tranquillamente poggiandosi e poi piano piano prova a staccare. In questa posizione non preoccupatevi, quello che deve tirare è questo muscolo qui, ma anche cercare di lavorare bene, quindi portare il piede della gamba avanti, diciamo in asse con il ginocchio, non verso di me e nemmeno troppo fuori, in linea con il ginocchio per lavorare bene questa apertura qui. Se sentite la necessità di piegare un pochino la gamba di terra, va bene lo stesso, fatelo. A questo punto stendete la punta dietro e cercate di allungare il più possibile, spingendo con il bacino in avanti. E respiriamo. Poggio le mani, punto il piede, allungo con la gamba tesa e a questo punto stendo e ritorno. Srotolo la schiena e ripeto dall'altra parte. Braccia in alto e vado lentamente giù. Chi non riesce a farlo con le braccia in alto può farlo appunto poggiandosi avanti con le braccia. A questo punto rimango qualche secondo, poi poggio ginocchio a terra e stendo la punta dietro. Con la respirazione mi aiuto e cerco di schiacciare il bacino in avanti e verso il pavimento. Ricordatevi sempre tallone in linea con il ginocchio, né troppo verso di me né troppo esterno. E lavoro in questa posizione e respiro. Schiaccio col bacino a terra, sto in asse con le spalle, riposo le mani, piede dietro fa leva sulle dita, vado in flex, ritorno, poggio le mani a terra, stendo, torno e srotolo. Oggi abbiamo lavorato anche sulle mani, quindi vado a ruotare i polsi e vado anche a ruotare le caviglie, perché così lavoro anche con le parti periferiche del mio corpo che spesso vengono dimenticate ma non sono di minore importanza, anzi. Quindi vado a ruotare la caviglia verso l'esterno, poi verso l'interno e la stessa cosa la faccio con i polsi. Ruoto il bacino e dall'altra parte. E siamo pronti per iniziare l'allenamento.
Andiamo adesso ad eseguire il nostro primo esercizio dell'allenamento vero e proprio dopo il riscaldamento. Ci posizioniamo con un tappetino, vi ricordo sempre che in descrizione potete trovare il link per acquistarlo qualora voi non lo aveste, e ci posizioniamo in questa posizione con i gomiti a terra. Vi aiuterà a poggiare i pugni in questo modo così. Con la testa cerchiamo di stare perpendicolare al pavimento, con la fronte perpendicolare, in maniera tale da non gravare sulla cervicale. Quindi mi posiziono in questa maniera. Sarà fondamentale stringere l'addome e andiamo a fare 8 ripetizioni con la gamba sinistra, 8 con la gamba destra e lo ripeto per 3 volte. Abbino a questo esercizio la respirazione, quindi inspiro, espiro e inspiro, espiro, quindi verso fuori lateralmente e verso fuori indietro verso l'alto. Mi raccomando, quando vado lateralmente è il ginocchio che comanda, significa che con il ginocchio spingo verso il soffitto, quindi non è questo ma è questo. Quando vado verso il soffitto è, diciamo, la punta del piede che comanda. Mi raccomando, stendete il più possibile la punta del piede. Quindi vado con l'altra gamba. Io in questa volta ho fatto 8 ripetizioni a destra, 8 a sinistra. Vi fermate qualche secondo e ripartite subito. Lavoriamo sempre con tempi di recupero molto ristretti, quasi nulli. Mi raccomando, mentre svolgete l'esercizio cercate di rimanere il più possibile con la fronte parallela al pavimento per non gravare sulla cervicale e cercate di rimanere in asse con appunto il bacino e con le spalle. Cercate di non sfiancare troppo, quindi in questa maniera stringo bene l'addome. L'addome è presente e lavoreremo benissimo con il gluteo. Mi raccomando, fate 8 ripetizioni con la gamba destra, 8 con la sinistra per 3 volte. Terminate le ripetizioni del primo esercizio, andiamo a svolgere subito il nostro secondo esercizio. Ora ci tengo a precisare, questo esercizio lo farò vedere in 2 modalità. La prima modalità è questa, quindi mi appoggio sulle mani leggermente indietro, quindi sposto il peso leggermente indietro. È fondamentale portare il bacino in avanti, cioè non devo stare in questa maniera, ma devo proprio pensare all'ombelico che va verso la colonna e spostare il bacino, spingere con il pube avanti. In questa maniera non andrò a gravare sui miei muscoli lombari. Quindi per questo lo mostrerò in 2 modalità. La prima, per chi può e per chi non riesce a non sforzare i lombari in questa posizione, sarà questo, quindi inspiro e porto le ginocchia verso il petto. Quando espiro, stendo le gambe, i piedi vanno in flex, mi porto verso indietro con il busto e cerco di stendere, cerco di attaccare la mia zona lombare al pavimento. In questa posizione qua raggiungo questa isometria per poi tornare su con le ginocchia verso il petto. In questa fase cerco di stare con la schiena dritta. Quindi inspiro, ginocchia al petto, espiro, lombari attaccati il più possibile a terra, bacino spinge avanti, torno e fuori. Ripeto questo esercizio 8 volte e poi per altre 2 serie, quindi 8 ripetizioni per 3 volte. Chi non riuscisse a tenere le gambe tese e quindi a tenere tutto con l'addome, quindi a stare in questa posizione con le gambe tese, mi raccomando, mantenetele leggermente piegate, perché c'è il rischio che se non ce la fate e andate a spingere e a gravare troppo sulla schiena. Quindi per chi vede che in questa posizione sta cedendo e quindi comincia ad andare avanti
appunto che i lombari e gli addominali mollano e quindi cominciamo ad andare avanti e quindi graviamo sulla schiena. Fatelo in questa maniera. Quindi inspiro e stendo leggermente per poi tornare. Quindi mantengo sempre i piedi tesi in punta e faccio solamente questo movimento, quindi ginocchia al petto e stendo, sempre mantenendo, mi raccomando, il bacino in avanti. Adesso andremo a svolgere il nostro terzo esercizio, sempre 8 ripetizioni per 3 volte, con tempi di recupero molto ristretti. Questa, sapete, ormai è una caratteristica di quasi tutti i miei allenamenti, quindi cerchiamo di entrare nell'ordine delle idee che andremo quasi sempre a lavorare in questa maniera. Allora, da seduta, sempre inspiro, espiro e lentamente scendo pensando di attaccare vertebra per vertebra partendo dalle vertebre lombari. Quindi in questa posizione proseguo e stendo le gambe e le porto dietro. Chi non riuscirà ad arrivare completamente dietro con le gambe tese non si preoccupi, si fermi prima. Mi va bene anche qui, ad esempio. L'importante è che iniziamo ad accennare questa posizione, questo slancio. Quindi chi può arrivi fino a dietro, gambe tese. Chi non riesce a stendere completamente le gambe, va bene anche gambe leggermente piegate. Da questa posizione ritorno e penso sempre ad attaccare lentamente vertebra per vertebra, gambe tese, torno su, mi aiuto con le mani all'altezza dei fianchi, mi spingo e mi alzo in piedi. Chiaramente abbino la respirazione, sotto sforzo, espiro. Quindi inspiro, butto fuori l'aria, e inspiro e fuori e mi tiro su. E ripeto. Lo faccio rivedere l'ultima volta. Mi raccomando, fate 8 ripetizioni per 3 volte. Adesso vi farò vedere il prossimo esercizio. Ci posizioniamo seduti sul nostro tappetino. Cerchiamo di stare ben eretti con la schiena. Stendiamo bene le gambe, stendiamo bene le punte, ci posizioniamo con il braccio opposto alla gamba che dovrà salire. In questo esercizio sarà fondamentale cercare di contrarre e quindi di non fare questo movimento con la schiena, quindi dobbiamo leggermente buttare il peso poco indietro e piano piano inspiro, espiro e sollevo la gamba, mi sta bene anche pochissimo, quindi anche proprio un accenno. L'importante è iniziare a lavorare bene con i muscoli. Stringo bene l'addome, ombelico verso la colonna, inspiro, braccio contrario alla gamba e inspiro, cambio. 8, 8, ancora 8, 8, 8 e 8. Ripeto sempre 8 ripetizioni per gamba per 3 volte. In questo esercizio cercate di non mettere tempi di recupero. Mi raccomando, non mollate. Ora andiamo a fare il nostro prossimo esercizio. Mi posiziono in plank. Mi raccomando, in questo esercizio posiziono bene le mani all'altezza delle spalle, sto bene sulle spalle, quindi vi faccio vedere quello che non dovete fare, quindi non devo spanciare avanti, ma non devo nemmeno stare troppo in alto per sedere, devo stare proprio in linea, in asse, stringo bene l'addome, stringo bene gli adduttori, stringo bene i quadricipiti e tengo bene con tutto il corpo. Fronte parallela al pavimento, inspiro, 8 ripetizioni, gamba destra va verso il gomito sinistro e inverto.
mi fermo un secondo e ricomincio ancora in questa maniera, 8 ripetizioni per 3 volte, tempi di recupero ridotti al minimo, mi raccomando. Per finire andiamo a completare il nostro allenamento di questa settimana con degli squat, ne facciamo 30. Vado in accosciata completa, diciamo il più possibile, spingo bene sui talloni, quando mi rialzo vado in relevé, come diciamo in danza, quindi vado sulle punte, sulle mezze punte e spingo leggermente avanti con il bacino. Vado in accosciata, mi raccomando le ginocchia vanno sempre leggermente verso l'esterno, seguono la linea dei piedi. Vado in accosciata, stringo bene e poi spingo avanti con il bacino. Di questi, mi raccomando, fatene 30. Non mollate. Adesso andiamo al nostro ultimo esercizio, ultimo non per importanza, lo svolgiamo con l'ausilio dell'attrezzo. A proposito di questo, se ancora non lo avete fatto, mi raccomando andate subito a guardare il mio primo videocorso gratuito, lo trovate in descrizione oppure sul mio sito sarastolfi.com. Questo vi sarà di aiuto e fondamentale per seguire alla perfezione tutti i miei allenamenti, quindi mi raccomando andate assolutamente a guardarlo. Detto questo, vado a svolgere il mio esercizio. La presa al cerchio è inversa con il pollice opposto, in questa maniera, e posiziono le mani all'altezza delle spalle. Se avete un cerchio sarà perfetto, qualora non lo aveste ma magari avete un trapezio, andrà bene alla stessa maniera. Quindi mi posiziono in questo modo e mi stacco le gambe da terra e porto le ginocchia verso il petto. E questo lo faccio sempre 8 ripetizioni per 3 volte. Cerco di tenere il cerchio il più possibile fermo, quindi stacco, mi fermo qualche secondo e ripeto altre 8 volte e poi altre 8 volte. Terminate queste ripetizioni abbiamo anche terminato il nostro allenamento di oggi, quindi non vi resta che metterlo in pratica durante la settimana e noi ci rivediamo qui tra 7 giorni. Mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, ci tengo a ricordarvi ancora una volta di andare a guardare il mio primo videocorso gratuito che ho pensato proprio per voi. In questa maniera potrete veramente mettere in pratica tutti gli esercizi che io vi suggerisco e quindi seguirli alla lettera e alla perfezione. Chi lo ha già visto saprà come poter utilizzare in casa propria un attrezzo aereo. L'allenamento di oggi è stato incentrato per lo più sul potenziamento e abbiamo lavorato molto diciamo in total body, ma per lo più con l'addome, in particolare con gli addominali bassi. Quindi questo sarà poi propedeutico per iniziare a fare le prime inversioni, alle quali spero di arrivare molto presto e spero di farlo insieme a voi, con i vostri attrezzi all'interno delle vostre case. Quindi mi raccomando, seguitemi. Dovendo ripartire da zero, quindi dovendo ripreparare il corpo all'allenamento, sto incentrando questi primi esercizi sul potenziamento, ma più avanti lavoreremo anche molto sulla flessibilità, quindi in merito a questo non mancate, mi raccomando, mandatevi i vostri feedback, le vostre impressioni, scrivetemi nei commenti come vi sentite. Io sento già che il mio corpo inizia a rispondere, inizia a risvegliarsi, i muscoli iniziano a ricordare e questo è molto emozionante, quindi fatemi sapere anche come vi state sentendo voi, come sta andando questo percorso, perché per me è fondamentale condividerlo con voi, quindi mi raccomando fatemi sapere. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, spero che l'allenamento sia stato stimolante e ci vediamo tra una settimana esatta.